Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi qui alle porte di Firenze siamo presso Mondo Rose e Fiori. In compagnia di Arnaud stiamo girando una bellissima playlist tutta dedicata alle rose e stiamo parlando in questo momento di potature. È arrivato il momento di rispondere alla seguente domanda: qual è il ramo giusto da potare e soprattutto qual è invece quello da non toccare? Andiamo a chiederlo ad Arnaud. Eccoci qui Arnaud, allora qual è il ramo giusto da tagliare? Da tagliare per le rose dipende, come sempre nelle piante, dalla morfologia della pianta, ovvero è importante vedere che in questa vegetazione la rosa è una pianta che sviluppa vegetazione alterna, cioè un ramo da un lato, poi un altro ramo dall'altra parte, un terzo da un'altra parte ancora. Su questa formazione di 3 rami abbiamo in realtà questa pianta che sviluppa con la linfa che corre non al centro del ramo, la parte centrale del ramo, una parte legnosa. Se la linfa corre su questo ramo, corre appena sotto corteccia, sia in ascensionale andando verso la crescita e pian piano verso il fiore, addirittura vediamo anche la bacca che è stata formata dopo il fiore, che in senso discendente, tornando verso le radici per portare alle radici quello che gli serve. Di fatto, quando la pianta ha creato 1 e 2 laterali, quello che rimane alla parte centrale del ramo è sempre meno, e quindi molto spesso quando andremo a scegliere fra questo e questo terzo ramo quale tenere e quale levare, molto spesso andremo a levare il ramo che chiamerò centrale, ovvero questo qui, e a tenere i 2 laterali, e così facendo otteniamo 3 effetti: uno, quello di favorire il percorso della linfa; il secondo, di levare anche i rami più vecchi come questo qui e tenere i più giovani; 3, molto spesso, non sempre, leveremo anche i rami che geograficamente sulla pianta sono più al centro, favorendo tutti i rami che vanno invece verso l'esterno, aiutando così la pianta a trovare più aria, più spazio, più sole e quindi più energia. Quindi vado a tagliare abbastanza vicino, come vedete qui, più il ramo è grosso più mi allontano, e taglio in direzione del ramo. Così facendo non ci saranno ristagni d'acqua su questo taglio, e crescendo questo ramo crescerà anche quest'altro e ingloberà completamente la ferita da taglio, rendendola praticamente innocua. Se proprio vogliamo, dopo un taglio, e più grandi sono i tagli più questa cosa può diventare interessante, potrebbe essere utile dopo aver potato anche dare una ramata alle piante, e questo soprattutto d'inverno risulta molto utile. Cosa intendi Arnaud per ramata? Il ramato viene usato spesso durante la stagione per malattie fungine, ma può essere utilizzato come in qualche maniera disinfettante delle ferite da taglio, e quindi ho visto anche persone usare un po' di rame mescolato a acqua con il pennellino e andare a metterlo proprio sulla ferita come disinfettante. Okay. Oppure semplicemente, se abbiamo tante rose, carichiamo la pompetta che abbiamo per dare il ramato e andiamo a darlo subito dopo aver finito di potare tutte le nostre piante. Benissimo, ringraziamo Arnaud per questa bella e semplice spiegazione, ma soprattutto molto utile. Vi invitiamo come sempre a mettere un bel pollice all'insù e a condividere questi video nei social che ritenete più opportuni. Ciao e alla prossima! Ciao!